Ciao ragazzi, bentornati. Fatto di corsa, ce l'ho fatta però. Inizia alle 20, iniziamo alle 20. Allora, non ho ancora preparato nulla praticamente, quindi mi preparo subito la schermata. Ciao a tutti quanti, quelli che sono già in chat e quelli che arriveranno. Io nel frattempo devo aprire Twitch per vedere lo stream. O lo fanno anche su YouTube, non mi ricordo, non lo so, sinceramente. Allora. Scusate, non vi sto vedendo in questo momento. Ciao, buonasera, ciao a tutti quanti. Stiamo cominciando, devo ancora preparare il tutto per l'evento speciale. Vedo tutti quanti stanno streamando, ok, tutti quanti quelli che seguo, giustamente. Oh, dove cacchio sta? Penso che sia sul canale dei Game Awards, giusto? Penso, eh. Ok. Sì, l'ho trovato. L'ho trovato. Adesso ve lo metto anche a schermo, così lo vedete anche voi. Dici che ci saranno cose interessanti? Secondo me sì. Infatti fra poco vi metto un sondaggio per vedere... Un sondaggio, una scommessa, voglio vedere voi cosa mettete. Avanti, ok. Adesso voi dovreste vedere la schermata. Caldo Game Awards. Ok. Là. Ok, mettiamo a tutto schermo. Io nel frattempo metto la chat. Passiamo per il volume anche. La telefono. Però prima volevo fare una cosa. Volevo fare la storia per Instagram. Quindi vi metto voi in chat. Invitate i ragazzi di Instagram a venire in live, dai. Vi riprendo a voi, eh. Allora. Fammi mettere le impostazioni. Ok. Un attimo. Ok. Non me lo mette a fuoco, va benissimo lo stesso, non me ne frega un cazzo. Allora. Ciao a tutti quanti, stiamo cominciando la live per il Game Awards. Vi aspetto. La chat vi chiede di venire. Venite a vedere, come dice le crew, dai. Ok. Mettiamo un paio di link, così facciamo prima. Scusate questa cosa, avrei dovuto farla prima, ma ero di fretta e stavo mangiando. Volevo mangiare prima. Nel frattempo c'è una bella musica d'accompagnamento. Metto... Ok, così lo vedete nel frattempo. Summer Game Fest. Allora, mettiamo Twitch. Arrivo subito, scusate per inconveniente. Ok. È morta la live. Ottimo. Tutti quanti F nella chat. È morta la live. È morta la live. Refresh. Mo refreshiamo un attimo. Non la mia, è morta quella dei Game Awards. Completamente a caso. Ok. Aggiorniamo la pagina, vediamo se è a posto. Sì, si è ripreso. Ok. Ok, a posto, a posto. Ci saranno i sottotitoli? Magari funzionano? Per adesso mettiamoli, poi vediamo se fanno schifo li leviamo. Ok. Allora, vi metto un attimo la chat sul telefono così vi vedo.
Ok, mi ha mandato anche il messaggio che devo mandare. 5 minuti e iniziamo, 4 minuti e iniziamo. Scusate per questo inizio di merda. Tanto ditemi se l'audio è giusto rispetto alla mia voce o no. Aspetta che non sto parlando bene nel microfono. Sto mettendo Twitch, così vi vedo. Ok. Ok, ora vi vedo. Allora, sembri Frank Sinatra addirittura. La mettiamo qua, al telefono. Ho messo la camicia che è elemento speciale, bisogna mettere la camicia. Anche l'altra volta avevo una camicia. Frank Sinatra. Ok. Razzo Sinatra, giustamente. Nel frattempo vedo se avete scritto della roba interessante, mentre non vedo. Dovresti fare un giro su The Last of Us? In che senso? The Last of Us l'ho giocato, che vuol dire? Dovresti fare un giro su The Last of Us. Figurati che io sono in mutande con un gal, va bene. Allora, facciamo il coso che volevo fare. Lo metto subito. Volevo fare il coso. Pronostico. Lo facciamo durare 5 minuti per tutto il tempo di iniziare. Pronostico. Via pronostico. Sì. No. Vi do 5 minuti. Avvia pronostico. Ok. Pronostico Kojima sì, Kojima no. Secondo voi c'è qualcosa di Kojima oggi? Sì o no? Votate per... cioè votate. Mettete i tappi stella che volete. Fate quello che volete. Metto tutto schermo e vi guardo. Nonostante questa... giocare in live prima o poi intendo. Ah, l'ho già giocato. Non sarebbe una blind run, però sarebbe carino giocarlo, sì. Ok. Curioso di vedere voi se... che cosa mettete. State scommettendo un po' di soldini, Do già 6.000 per il no, 2.500 per il sì, dai. Vediamo un po' cosa esce. Manca un minuto e mezzo. Allora, sicuramente mi aspetto grande roba, perché appunto quest'anno non c'è le 3. E... in teoria l'anno prossimo dovrebbe essere un anno di... diremi intanto se il volume è alto. Dovrebbe essere un anno di ripartenza, quindi mi aspetto di annunci di roba che uscirà l'anno prossimo. Non di roba che uscirà adesso. Più che altro, quindi anche un accenno di qualcosa di Kojima io me l'aspetto. Non so voi. Ok, vediamo sto sondaggio. Ancora come prima, ok. Abbiamo 50 secondi. Sono molto emotivo ed empatico. Ci ho messo tanto tempo per ritrovare la forza emotiva per rigiocarmi The Last of Us 2, dato che è emotivamente devastante. No, The Last of Us 2 non ho mai più rigiocato. L'ho giocato solo una volta e basta. Il primo The Last of Us l'ho giocato tante volte. The Last of Us 2 ho giocato una volta e basta. Ok. Ci siamo, dai. 20 secondi. Stesso motivo? Sì, era veramente... Non avevo voglia di rigiocarlo. Assolutamente. Datemi i vostri soldi. Tu hai messo il no? Sì, aspetta, ma guardo. No, hai messo le crew. 6.000 per il no, ok. In 3 votano sì, ok. Tranne le crew. Iniziamo. Il finale ha spezzato il culo, porca troia. Che lo dici? Dai, il nostro amico Geoff Keighley. Ah, ci sono sottotitoli, vediamo se sono decenti o no. And here we go! Hello everybody, I'm Geoff Keighley and this is Summer Game Fest, a live showcase of what's next po' ritardo in mi the sembrano sottotitoli. wide world of video games. We are live here in Los Angeles, so whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the games you love,
be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. The Beh, dice biggest che qualsiasi franchises in the piattaforma industry are voi here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds and new teams, qualsiasi and we'll piattaforma voi make room giochiate ci sarà for qualcosa che vi small soddisferà. independent developers who we think deserve the spotlight too. Dice, vedremo That's qualcosa right. di Call of Look where Duty you'll e discover qualcosa a dei few new piccoli games sviluppatori. on your wish list. And even if you don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Over 30 years ago, Capcom Street Fighter hit arcades. Street Fighter l'abbiamo visto anche al This legendary Japanese fighting game series has continued to evolve. State of Play. Street Fighter 6 is coming in 2023, and right now we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. Gameplay di un personaggio di coso Street Fighter che non ho ancora mostrato. Penso che sia quello giapponese. Oh no, è coso. È coso. Kyle. Non mi veniva il nome. Ma lo mettono Charlie, non ti preoccupare, le crew. Molto bello da vedere comunque, questo cazzo di gioco. A me non frega niente, però è bellissimo da vedere. Vabbè che adesso c'è la compressione che comprime il tutto, però è davvero bello. E Kyle è fatto così, dal primo Street Fighter, che ha un vassoio in testa, Kyle. Vassoio in testa. Il vassoio è bellissimo, sì. Anche per PS4 esce. Quindi non è esclusiva next gen, diciamo. Next, it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Nuovo Fest. annuncio. Check this out. 100 Century Fox. Sarà una roba di Star Wars. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the comsat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Non mi dice nulla, sinceramente. È Master di Atlantis? Non ho idea. Ma dipende chi lo fa, Star Wars non per forza non ha questo stile, però. No, effettivamente non vedo spade laser. Alien, può essere. Sì, decisamente da quelle vibe lì da Alien. What we found was a new kind of evil. And it found us first. This was Ma è Resistance? Sembrava uguale a Resistance. No, è Alien. Però sembrava uguale a Resistance. Porca troia. Decisamente Alien. Sembravano in chimera di Resistance quelli. Porca troia. I saw in there. But I know when I close my eyes,
I still see it. Now everyone's dead. And someone needs to know. Sarà il seguito di Alien Isolation? Aliens. Dark Descent. Oh no! Oh no! Tutto quanto si è sciolto appena ho visto il gameplay. That was Aliens Dark Descent. Oh It's no! 2023 to console and PC. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Callisto. Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside Gameplay di its creator, Callisto. Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Dovrebbe essere il trailer che abbiamo visto allo State of Play, ma con scene in più, così ha detto. Di Callisto. Questo mi sembra veramente molto interessante, eh? Take a look outside. Did you know that they call Callisto the Dead Moon? Dead. Togliamo i sottotitoli, va? Just Fanno abbastanza like it would cagare. have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that The go. Callisto Protocol. L'avevano mostrato allo State of Play di Sony. Sembra molto carino. È praticamente creato dallo stesso ideatore di Dead Space. Infatti ricorda moltissimo Dead Space. Dovrebbe essere un horror ambientato in una prigione spaziale. Io ancora non riesco a credere che sia cross-gen questa roba. Questo è molto bello secondo me. Esce a dicembre. 2 dicembre se non sbaglio. PS4 urlanti. No, ma io lo giocherò su PS5 sicuramente. Non so se lo prenderò Day One. Forse è il primo drop del prezzo. Ok. Questa è la scena in più già, eh. Porca troia. Ok. Welcome to your new home. Ok, aveva fame, sì. Porca puttana se aveva fame. Day One Edition, Digital Deluxe. 2 dicembre comunque. That's right. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, Striking Distance. Glenn, first of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this Glenn team, Schofield, this studio, new IP, shipping this che è December, appunto quello che vi dicevo che aveva pensato a Madonna che panza. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. Inizia con I've been knowing you leccare un 16, po' 17 years now. Jeff Keighley. You've been an ambassador. Dice che You've ha fatto amplified tantissimo games, per il mondo dei studios, videogiochi, and, I just anche con wanted to questi thank you. I eventi, really tutte tante cose. Leccatina, Not sì. about me, it's about you guys. Yeah, I know, but I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development. Ok, ha portato una sequenza di, una sequenza di gameplay. What are we going to see today? Parlaci, yeah, we got a couple minutes of, facciaci un like po'. you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. Sono 2 One parti is della a med prima bay, another metà del is a gioco. power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some Ci sarà just about molta everything. We're violenza. showcasing a new weapon called the grip.
It's C'è like questa a nuova arma robbery che si gun chiama il that picks up grip. the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's great. And then check Insomma, out fammelo vedere e basta, senza the nice spiegarmelo ending we have, where we we a un usually certo will punto, kill no? our main character Jacob, and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you Vabbè, said, through ringrazio ancora COVID, tutti through quanti, va everything bene. else, the dedication, their hard work. You guys are amazing. Immagino che sia anche lui molto emozionato, è il primo videogioco da con la sua nuova casa di sviluppo. It's rare that teams are bringing something out like this year, and let's let the footage speak for itself. Thank you. Ben Schofield, striking distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. E il gameplay. Sì, probabilmente sarà registrato su PS5 o Serie X, uno delle due. Non lo so, su PC l'avrebbero detto, su PC, però. Dicono next gen hardware. Vabbè, non ha tutti i torti, che i videogiocatori pensano vogliono la violenza. Ok. Tipo una specie di gravity gun. Ok. È stato un taglio incredibile, va bene. Mi ricorda un po' mezzo Dead Space e mezzo The Last of Us, se posso dire. Dead Space non l'ho mai giocato, però mi ricorda anche un qualcosa di The Last of Us. Precisione zero. Un'altra sequenza di gioco, qui è proprio cambiato. Anche una tuta spaziale adesso, ok. Comunque ha detto che sono sequenze di inizio gioco praticamente, così ha detto, Figo. Sembrava essere laggato un po', non so se lo stream è il problema o no. Porca troia. Mi immagino di vedere molte scene di morte differenti, This October, Call of Duty Modern Warfare 2 C'è un piccolo Caldo, arrives. c'era. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level Gameplay di Call of playthrough. Duty. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Tra l'altro è Modern Warfare 2 di nuovo. Hi everyone. In 2019, Modern Warfare changed everything. And on October Cioè, è il seguito del reboot di Modern Warfare. Come ci facciamo una risata. Vediamo. Cioè, Infinity Ward sono i migliori dei team che lavorano a Call of Duty, secondo me. Inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Per la piattaforma petrolifera a me viene in mente altra roba, però. Vabbè, non si è perso troppo in chiacchiere. Darkwater. Chiudo un po' il naso, scusate, mi gratterò spesso. All station ship is visual.
This could be a trap. Actual, we're set. Io ho giocato l'originale Modern Warfare 2. Se non sbaglio c'era una missione nella piattaforma petrolifera. Good hook. Up and at 'em. All shadows, the missile is on this platform. I want full containment. You've got 3 AQ internal. 2-1, making entry. So, cut right clear through. Ah, è sotto McTavish. Sono proprio gli stessi personaggi dell'originale Modern Warfare 2. Graficamente è molto bellino, sì. Però sembra una cinematic. Però no. Coming out. Shadow 1 moving to the southeast airway. Però no. È gameplay. Sarebbe veramente una scammata incredibile se non fosse gameplay questo. Pertanto quella missione nella petroliera... Sì, dovrebbe essere quello. Cioè, dovrebbe essere un rifacimento di quello. Infatti questo qui è Modern Warfare 2. È il seguito del reboot di Modern Warfare. Sì, palesemente gameplay, sì. Balcony door undone. Ma molto lento, però, devo dire. Ghost, we're moving to the main deck. È proprio una scena molto cinematografica, proprio lenta. Roger that. Sì, non è un remake del 2. We need to move fast. All shadows, force out. I want eyes on that container now. 2 copies, moving. Vabbè, so gusti, possono piacere i giochi lenti, ci sta. No, stavo solo constatando che mi sembrava lento come gioco. Non sono un esperto di Call of Duty, però mi sembra molto lento. Shadow 1, Ghost. Visual on flares coming from the ring. What's your status, over? Ghost, they're signaling the ship. They're gonna launch that missile. It's first stage. There's no time. All shadows, missile is on the helipad. 2-1, we're moving to secure. Cover us. 2 copies all. Graficamente è molto bellino, sì. Ci sono i classici barili rossi esplosivi, va bene. Per fare questo gameplay puntano a farlo più cinematografico possibile. In genere i COD sono molto frenetici. Infatti, sapevo che i COD sono molto veloci in teoria, però... Clear. Comunque mi sembra senza HUD. Mi sembra strano che non ci sia l'HUD. Mi mettono ste più molotov più l'altro, però manca il resto dell'HUD. Sono abbastanza esperto di COD, ma no, non si fa così una... Non sacrato l'amo. Where are the controls? On that damn ship. Actual, we got a problem. Missile was armed. Controls are somewhere on the ship. You have your orders, son. Stop that launch. Come ci arrivi la barca? Lì sarà una scialuppa. Ok, ci sta. È già pronta? Tutti quanti pronti, dai. Quindi è stato disattivato per il gameplay, sì. Non ci sono nemmeno le classiche name tag dei personaggi quando li inquadri. Quelle verdi piccole. Sì, questo sono io quando registro per le cose per i video di Fallout. Tolgo l'HUD. Mi piace monetare realismo che ti toglie l'HUD. Ah, anche. Chi lo sa.
sì, di solito le presentazioni la nascondono, sì. Perché appunto vogliono fare una cosa più cinematografica e meno videogiocosa. Ok, forse qua è più comoda la chat. Zuppa ai piedi. Sta prendendo però tanto tempo per far vedere COD, eh? Sta durando un po' tanto sta parte, o sbaglio? Comunque ho avuto modo di constatare che il controllo della PS5 è più per i giochi di terza persona, mentre quello per Xbox per gli FPS. Gli analogici asimmetrici fanno la differenza dei giochi in prima persona. Sì, ci sta. Effettivamente sì. Cioè, non ho giocato molti FPS col controller, però quello PS5 non è molto comodo. Cioè, devi fare l'abitudine. C'è Kojima dietro le quinte che sta chiedendo: quando tocca a me, non adesso, signor Kojima. MV2 Pre-order now and get early access to the open beta. a ottobre. That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us, and also Jeff from Infinity Ward. So we saw the Nostro first amico gameplay. Jeff. Thanks for that extended sequence. Non fanno manco parlare. Jeff, tell us a bit about that mission. Ah, ok, può parlare where is that Jeff. set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So, first of all, we're really excited. Grazie Jeff, meno male che ci sei. Come si Captain chiama? Price and, Gaz, Io evito di dirlo il Garrick. nome, però va bene. Si chiama così They're comunque, Twitch. They're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and of course Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Sta presentando i personaggi che vedremo. Colonel Jeff Alejandro. Bezos. Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here, and you know, you saw the wind and the Io ho visto una N. animations and the awesome sound design, and of course our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment. Si nota che non me ne sta fregando un cazzo. Sto ascoltando, però non è che sto ascoltando veramente. And suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Just can't wait I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we first of all, thanks for having us here. Cosa ci We're possiamo so aspettare excited for comunque per il October COD 28th. quest'anno, dice? It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformation. Siamo tutti fan di COD e non vogliamo vedere Kojima. Sì, assolutamente. Incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game. Però se lo pronunci in modo strano, cioè lo pronunci in modo americano, sembra quello. Slade. There's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience. Se fosse un animale sarebbe da Kojima. Players as well. So Giovanna ha fatto un po' di lampade. Boh, non lo so. All eyes on the 28th. And again, I think the collaboration has just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141.
Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment. C'è There's anche gonna be a lot more mobile to come COD? in the months to follow. Well, before we leave, Ho we gotta capito ask a little male. bit about Warzone 2. I A know me è we sempre just, piaciuto più we're showing gameplay Battlefield. here on this, but can you Però il tell us anything? It seems 2042 like there's a little bit of sentito maybe che è stato un sharing fallimento su information. Battlefield Yeah, and we're 2042. seeing that from the community. We love when the fans Sembra can pick uscito up da some quei programmi di things, bricolage seriale. chat È about vero. seeing high-rise and other elements. Perché But è la we will get salopetta into che the dà questa details of impressione, Warzone secondo me. 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe. So all the more reason why we think this game, this moment is such an important title for all of us. Looking Buonasera ahead. Enrico, Like we said, we're buonasera. having a bold vision around the entire future for the Stiamo franchise. parlando di So COD, we're in no, position sinceramente non really sono molto interessato, non so All se right, tu sei well, we're looking forward interessato. to October. Thanks so much for giving us a first look at the Comunque esce a gameplay. ottobre, se Call sei of Duty, interessato. Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff. All right, we've got Redzo è uscito con lots 3 more min Summer crush, Game tutto Fest still to buggato. go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I love this game when I was growing up, so I'm honored to Dopo share 30 anni il this very seguito first di look. un gioco classico. Cosa può essere? Dopo 30 anni il seguito di un gioco 30 anni dopo. Ma è... coso? Non mi ricordo il nome di sta roba. Però mi ricorda qualcosa. Sembra però molto molto indie come progetto, eh. Flashback. Non è quel giochino che c'è pure su Fallout 4 su Pip-Boy? Boh. All'inverno esce Flashback 2. Esce anche su Switch, tra l'altro, quindi sembra appunto bruttissimo dal punto di vista grafico. Cioè bruttino, bruttissimo. We No. announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. Sembrava tipo una specie di isometrico shooter, quel gioco di prima. Mi sono perso questo cos'è? Comunque un alto FPS sempre. Live dell'Alaska, lui però troppo uomo e si veste con la giacchina. Ma ha detto che sta a Los Angeles. Questo è Doom Van Helsing, più o meno. Dan Ring con le pistole. C'è un che di Dark Souls, devo dire. Più che altro l'ambientazione che ricorda quello. 3 ore ad analizzare la pistola. A vederlo direi che è Foggia the Game. Non so se Foggia è proprio così, però. Personalmente non ci sono mai stato. Da quel che si sente, però, potrebbe. Però non lo so, mi sembra un po' generico. Non mi dà nessuna... Non mi dice nulla questo trailer, devo dire. Addirittura Signore della Croce. Witchfire. Presso l'Early Access, va bene. Sviluppato da The Astronauts. Va bene. Che è per 2. Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe, starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. Nuovo annuncio di videogioco di un nuovo studio indipendente, sito in Europa. Fallen Leaf. Medlog 29. Today, I can't believe what I saw. Uno dei pochi giochi che farsi Signore della Croce. Solace, everything okay in there?
La voce era fuori sync rispetto al labiale, però va bene. Certo che se tu mi metti questo dopo che ho visto Callisto Protocol fa un certo effetto. Un unghio in un occhio. Something is going on here. And I need to find out what it is. Fort Solis, non mi dice nulla. C'è anche Troy Baker. That's something brand new. And Ok, look Troy who Baker it anche sul is. palco. Troy and Roger in person. Guys, this is so fun. The fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Il senso di dipendente non ha I fatto gotta male, ask you sì. guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Questi sono gli Wyatt attori Taylor, del one of the videogioco. officers stationed at this base, Fort Solace. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will Vedo i be loghi at UAC? times in opposition Non mi with sembravano loghi Roger's UAC. character. The battle we've been waiting to see. Cioè, ricordavo qualcosina sì, però non mi sembravano uguali. We can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome, man. Yeah, It's man. so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feeling this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones for a while. And I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. Okay. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The Roger graveyard Clark, shift il ragazzo a destra, ha Mars and interpretato Earth Arthur Morgan in Red really Dead far 2. Ah, away sì. from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple Riconosco la voce dai meme, sì, è lui. I gotta ask. I think a lot of people will see this thing. Troy Baker invece è quello di Joel di Last of Us. It's a new team, right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production. O anche Booker di Bioshock Infinite. Ne ha fatta di roba Troy Baker bella. Most impactful year for games. It was the first. I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic. Ha fatto passare completamente la voglia di provarlo. Ste chiacchiere sono abbastanza... But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game, and he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon, and I was like, sign me up. I'm into that. Absolutely. Duncan Jones' Moon, che cazzo è? Performance capture and everything. Yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the best of the business. And me. Comunque sembra che ultimamente vada molto di moda l'ambientazione sci-fi, devo dire. I love to work, and I love the challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's going to knock I guess I've seen some of the behind C'è anche il remake di Dead Space, tra l'altro, che deve uscire a gennaio, quindi... It looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Vabbè, like we said, come it's a tutti i very giochi, tight penso. thriller. So you're moving very È un thriller, fast-paced dovrebbe through essere un this world. thriller. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. Molto they didn't narrativo, waste, ok. Any resources on the performance for sure. Vedo che gli amici di So Instagram one ci hanno quick raggiunti. story, if I Qualcuno can. sì, penso di sì. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was Molta at the azione, forefront of va in this. contrasto con il And to narrativo, speak to the però va bene. performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down, we said, these are who our characters are, and he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. Beh, si ricorda di Space e Callisto, ma quelli sono horror, questo sembra invece un thriller. Se fatto bene dovrebbe dare dei feeling molto diversi dall'horror. No, ma intendo l'ambientazione in sé proprio dello spazio. Anche sto gioco di Alien
di Alien, sto gioco di... sto qua, Fort Solis, Dead Space Remake, Callisto Protocol, Starfield. Cioè, ultimamente è molto... forse la mia impressione, però... Happy to be here. Summer Game Fest. All right, appreciate it very much, guys. All right, well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one Mick is going to Gordon? grab you, and we are so È honored. quello della host di Doom, mi sembra. È un nuovo gioco comunque, un nuovo annuncio con la host di Mick Gordon. Anche qui fantascienza, o no? Giustamente, no? Quake Remake? Non penso. Sembra più un horror, non penso sia Quake. Ok, questo mi ha ricordato Alien Isolation. Ok. Routine. Cioè, se tu mi dici che c'è coso, poi non mi fai sentire la host, giustamente, no? Doesn't that look great? That was routine coming to Xbox and PC. It was first announced Esclusiva a decade Xbox. ago and is now officially back. I can't wait to see more. Now it's time to check in with a very special guest C'è who's sul been Game in his Pass, fair sì. share È of esclusiva video games, Xbox, solo su including PC most Xbox recently esce. Fortnite as the foundation. Oh no. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. The How Rock? are ya? What's up, everybody? And what's up, Momento meme. And what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now around Perché? the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here, coming at Perché? you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and Maglia. Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the Oh mio number Dio. one fastest growing energy drink in the game. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Handsome, sexiest man alive, big drink energy. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering. Proprio un momento meme questo. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise Non so, magari fa caldo, that happened. You know me as the foundation. And I gotta tell you guys, number one, thank you so much for the crazy. Io l'ho sentito però il suono quando ha alzato il sopracciglio, l'ho sentito io. I gotta say that, you know, I've had such a pleasure. Ma io non ho capito cosa c'entra The Rock in questo momento. And the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Ah, pubblicità di Black Adam? Millions of you know around the world who know the Black Adam mythology. He is ruthless, he is Sponsorizzato su film, sì, immagino. C'è Black Adam che deve uscire a fine anno. Black Adam has the powers of Superman. Però. The only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers, is magic. So you do the math. October 21st, Okay. I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. Io già questa scena qui, già la vedo nei meme che faranno più avanti. È It has been an honor. stato un piacere, bello dire ciao. It is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, Bene. stay healthy, stay safe, stay focused. Cos'altro? Keep having fun, keep kicking ass. Enjoy your gaming, and I'll see you down the road. Ok. This is Black Adam.
Ciao. Oh, il trailer del film. Black Adam. What have your powers ever given to you? Nothing but heartache. Non l'ho ancora visto il trailer, sinceramente. Non so se voi l'avete visto. I was a slave until I died. Then I was reborn a god. Now, I kneel before no one. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. Non penso di essere interessato, sinceramente. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He caught a rocket. All black anything, you know my press code. Va bene, grazie per la pubblicità. Outriders. Non l'avete mai giocato? Io no. Ho solo sentito parlare. Visto qualche giorno fa in un video di Victor Lasso delle sue reazioni esagerate e tante fintissime. Hanno raggiunto un livello di realismo incredibile. A The Rock sembra vero. Sì, era in game quella scena di The Rock. Vabbè, c'è un aggiornamento per Outriders, se vi interessa. No, non mi interessa. Bene. Frega nessuno, ok. Va bene. Ah no, invece Switch, non è Kojima. Proprio Switch. Splatoon 3, va bene. Vedi, sembra carino. Kojima con Mario. Beh, sempre i giapponesi sono, quindi. Oh no, Fall Guys no. Tra l'altro diventa free to play. Salutiamo la monetizzazione su YouTube del video. Va bene. Inizio ad avere paura. Diventa gratis il 21 giugno. Per tutte quante le console, tra That l'altro. was so fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece, and you can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and Ovunque. PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. Team di sviluppatori leggendari. Vediamo. First Giant. Mi dice qualcosa, infatti.
Ops, scusate. Discovery, this is Command. Storm's in your way. Prepare for extraction. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Ragazzi del 5. Okay, hurry. Non l'ho fatto apposta, scusate. Ma è la... Command, I may be onto something. I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. Tenta te, che ce l'hai. Cambiata completamente la grafica, no? Perché cambia faccia ogni inquadratura questa? Hang tight, Doc. I've got this. Cosa cazzo sto vedendo? Deve dire sul segreto sempre che si stupendo di quanto che passa. Glad you could make it. Ma sembra che macchino dei suoni, non lo so. Continua a cambiare grafica ogni secondo sto gioco poi. Stavo per dire Siberia e poi anche no. Stormgate. Boh, mi sembra pure fatto abbastanza male sto trailer, sembra montato male, è la mia impressione. You have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so Dici cos'è. Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some hints of some, I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. You know, tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Velano Human 2 fazioni nel Resistance, gioco, va and bene. we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the infernal hosts, who are these demon-like monsters. C'è questa resistenza umana e questi demoni. One thing everyone wants to know about, especially your bene. background pedigree of the team, of, Tutti where you mangiapanini. want to push the RTS genre. It's something we've all loved for decades. Ah, è un but RTS? Opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine. But any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. Uno strategico in tempo reale, we are credo, very se ho capito consciously bene. trying to stay true to what players already love about RTS. Where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that. Just to Va lower bene, that barrier no to NFT getting va bene. players in. Completamente a But caso we're also andava really di moda trying to be a dirlo. lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. Sto sentire RTS mi three-player no, open-ended co-op, and we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer. But of Dovrebbe course, essere free to we've play. also still got 1v1 competitive. Capito bene. And as a little surprise, RTS I free think to we've play. got some first kind of work-in-progress images from the game, right? Yeah, these are still very much being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5.
Ok, delle immagini di love it. gioco. 2023, you said, for the beta, so people can sign up now, get ready, and I'm just so thrilled that there is a brand new RTS franchise coming Va from you bene. guys and your background and what you did, at Blizzard and StarCraft. We're so excited about this team, Frost Giant. Thank you so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having us here. Really great. Lo lasciamo a te. No, All non right, mi Frost interessa. Giant, Stormgate, keep an Ah, eye per out Lloyd, for sì. it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. Altro indie. Highwater. Check this one out. Good morning, Highwater dwellers. Highwater Pirate Radio, keeping you in the know with our flow. Cosa cazzo? Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. Ok. È molto bella, sì. Cioè, a differenza delle cose che ho visto prima, questo mi sembra che abbia un po' più di carattere. Nonostante non sia bellissimo dal punto di vista grafico, le ombre fanno schifo. Però hanno un qualcosa, ha un'identità. Among Us. Scusate. Highwater 2022. Sì, è interessante, può sembrare. Può essere carino questo. Tener d'occhio. Among Us. C'era un tizio in tuta. Highwater is an adventure strategy game set in a world ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. Parlano The team della had long hoped to questione reveal a new ucraina. trailer here today, but we're understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict, and hope to be able to Ci share sono your molti work at a sviluppatori future show. che sono coinvolti Our nel next game is an official selection of the Tribeca conflitto Games Festival. e non sono riuscito a It's portare un American trailer di questo Arcadia, gioco. where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Ok. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream Cazzo sto to guardando? build the city of tomorrow. That dream is now a reality. Il And that naso. city is Lifting. Arcadia. A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. Familiare di Volda. Arcadia. Cos'è? Un gestionale? Cos'è? Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. No, non è un gestionale. Listen to me. Può essere We carino can't questo. allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Può essere interessante questo. Deve essere un gioco tipo Inside o Next up in is a Limbo. sequel we've Boh. all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. Sequel. Cos'è, Dead Island? Coffee Stain? Dead Island?
Bello, abbastanza bruttino graficamente però. Sembra il trailer di Land 2 effettivamente. Però sembra tipo una parodia. Ma che cazzo? Oh no! Oh no! God Simulator 2, ecco cosa mi ricordava Coffee Stain. No, non ci credo. Vabbè. Multiplayer pure immagino, no? 3? È uscito il 2, eh? Da quando è uscito il 2? Che cazzo? 3? Esiste il 2? There you have it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year to the Epic Games Store. Ma che cazzo? Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Ah sì, Midnight Suns. a tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM Come and tiro un pugno. Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith, the mother of demons. Today, we've got to look at some new folks set to join the battle. Questo potrebbe essere carino, eh? Oh no, musica di Metallica. Decisamente addio copyright, grazie. Finalmente posso andare in bagno. Ma che cazzo? My sweet child. Mother won't hurt you. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. Ok. Che evento stava oggi? Comunque buonasera. Buonasera. Summer Game Fest. L'evento organizzato da Geoff Keighley, quello dei Game Awards. Cosa cazzo sto vedendo? No, non è ancora finito. Ok. Hulk Demone. 7 ottobre. Doctor Strange, va bene. La skin, va bene. Se vi interessa la skin di Doctor Strange, preordinate. Counting on you again, old friend. 3, 2, 1. That used to always work. Well, it did that one time. Ok. That was Cuphead. Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. 30 giugno, quindi fra Do you believe it? pochissimo. We're only a couple weeks away from playing the delicious last course DLC. You see how they did that for Cuphead. Joining me now is Maya Moldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really coming? It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Wow, I'm so thrilled too. Io devo ancora that, finire I think all the Cuphead, fans can't believe base. that this is here, and I've been lucky enough to play this actually on my Steam Avevo Deck. giocato la prima last isola e week poi against basta. Gaming Copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds. Sono and what geloso you del guys have done. I feel presentatore. like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult as we would expect, but
The visual look, you guys Il trailer di New Vegas 2 a caso? No, se lo mostrano, lo mostrano allo showcase di Bethesda, Xbox. Quella è domenica. Non ti è piaciuto? Non riuscivo ad andare avanti e ho iniziato a giocare ad altro. Quindi avevo perso la mano e tanto non ci sarà mai. Chi lo sa? È presto per parlarne sicuramente. Troppo facile, no? Ero riuscito a malapena a fare il livello del drago a 3 teste. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Thanks, Lyle. Due pantaloni che la signora. È davvero bello sto gioco, porca troia. È una cosa incredibile. Non c'è niente da dire, è meraviglioso. Basta così. C'è altro da dire. Giocatelo se non l'avete giocato, Cuphead. Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geek Week, which will include new show and game Alla announcements. Geek Week mostreranno un trailer della seconda stagione di Cuphead 2. And that's not all. Serie There's Netflix. more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow after Geek Week, there is the Epic Game Store Domani ci Showcase sono at altre 11 conferenze. Pacific, 2 p.m. Eastern with news on Rocket League and the Tribeca Game Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Domenica, Game Xbox e Showcase. Bethesda, A look questo at the lo future vediamo of insieme. Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Domenica alle 19, quindi alle 18:30 ci colleghiamo mezz'oretta prima per parlare, vedere, parlare un po'. Dovrebbe iniziare alle 19 se non sbaglio. E dovrebbe durare un'ora e mezza. Avevo già visto sto gioco, o sbaglio? Sì, domenica 19 se non sbaglio. Good thinking. Sì. 16 giugno. We've shown you lots Fra of poco. games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Ah, questo era bellissimo, questo era He's stupendo. brought on some help to bring his vision for a È un gioco fatto da una singola Midnight persona in Polonia. Fight Express to life. Let's take a look. Avevo visto un trailer, era l'altro Summer Game Fest. Era una roba incredibile. Fatto da una sola persona sto gioco. You know the saying, get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together.
Sembra una roba tipo... non so come spiegarla. Era molto interessante però. Si è fatto il culo questo. Che troia. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, had the stink of corruption all over me. You know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it anymore, and neither are you. Tonight, we wash this whole damn city down. Il 23 agosto. Se non sbaglio non c'è una data, eh? Specie di Miami, sì, quello volevo dire. Mi veniva in mente. This game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys. Warframe, bene. Qui la mia attenzione cala fortemente. Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good, my fellow Canadian. I know we got. We just happen to always have these Canadian teams. On Signore. the show. I don't know We have how a that works connection. out, right? It's okay. We do well. We have a great connection. We've also done a lot with Warframe. Fanno le battute sul fatto che sono canadesi, ottimo. Watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already Ora sposterò dove presentare io. Mi interessa la crew. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I C'è can't tell l'evento too a much, luglio di but yeah, Warframe. July 16th, 2022. It's a digital event 16. again this year. Today, actually, we Luglio. just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo. Ciao and Alder, I think benvenuto. a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to Per ora nulla di super interessante, devo ammettere. Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Deviri Paradox. Finally. Finally, I know it's been a couple years. But Deviri Paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really Sei arrivata alla cosa più interessante dopo God Simulator 3. Cazzo vero, God Simulator 3. Take a look at that right now. My child, my friend, what was done is done. New dangers. Appunto c'era un 2, lo chiedevo anch'io quando l'ho visto il 3. Ma esisteva il 2? For now, dream of who we were and of who we have become. Bene, Warframe. Bene, possiamo andare avanti? Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open-world space RPG. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact studio Hoyoverse across mobile and PC. This studio continues to deliver Sempre spazio, tra l'altro. Tutto sci-fi oggi. Ha detto pure lui. Ricordo che l'anno scorso erano tutti quanti giochi zombie, multiplayer, 4 giocatori co-op. Quest'anno sono tutti quanti giochi sci-fi invece. Listen. You are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here. None of that matters. In the near future, you will encounter many perils.
Eternites in Space, più o meno. Eternites mi sembra più brutto però di sta roba, devo dire. Remember what you feel in this moment. As long as you know in your heart where you're heading, you will arrive at the end of the story. Beh, rispetto a Eternites è una meraviglia, quello sì. That's the you I like. Bene. Oh, basta. Se fosse finito. Welcome aboard the Cienjola Pool. Oh, finito, meno male. Coming soon, neanche l'anno. And that's not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say, I'm blown away by what I've seen so far. It was announced Momento a le couple cru weeks questo ago, and it has comunque. the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Ah sì, Alder, ti sei perso The Rock. C'era The Rock completamente a caso prima, che ha fatto anche la cosa del sopracciglio. Sì, c'era. Per parlare del film di Black Adam che esce a fine anno. Lui era a petto nudo, tra l'altro. Bene. Sono super interessato, devo dire. Questa possibilità di farmi una risata è più buona di Rock. Zenless Zone Zero. Dai, segnatelo le crew e possiamo levare sta roba adesso. Dai. Ah sì, questo non è il arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under Ma è wraps nuovo? until now. Tarughe. Mi sa che è nuovo, sì. Ma l'avevo già visto sta l'altro, sbaglio. L'abbiamo già fatto vedere, se non sbaglio. Casey Jones. Bene. Quattro persone. Tipo è un picchiaduro a scorrimento, tipo Double Dragon, tanti picchiaduro a scorrimento. È il rifacimento di quelli vecchi sul cabinato. Ah sì? Mi sembra un po' di più di 4 persone però queste. Non bordello, incredibile, come cazzo si fa a giocare? C'è troppa roba a schermo. Facciamo una partita in multi con tutta la chat, ma in 6 si può giocare, non ho capito. 16 giugno anche questo. Parte una cosa completamente... Pubblicità da mobile game.
No, non le dici tante no, effettivamente. A meno che non sia interessata a COD. C'era qualcosa di carino. Mi sono addormentato. Abbastanza noioso questa parte, devo ammettere. C'era il momento del crew però con i giochi anime. Te lo sei perso il momento del crew. Secondo me è palesemente un gioco mobile questo. Sì, ho capito, ti sei perso metà conferenza. L'hai visto The Rock almeno? Aggiornamento di Humankind. Hanno fatto vedere di bello The Rock. Ah, non era Dead Island 2, era God Simulator 3. Non era Dead Island 2, era finta Dead Island. È un tipo un Civilization, per farvi capire questo. Forse è RTS però. Non è strategico, insomma. Ah, ok. How far will you push humankind? È un gioco già uscito questo, eh. Ah, esce su console. Cioè, già su PC questo, me lo ricordo. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. Sembrava tipo almeno un gioco carino. No, sinceramente no. C'è stato un momento pubblicità. 面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつノックアップストリームだ。なんだありゃ。Guarda adesso One Piece. 任せろ。クードバースト。 Ah, scusa, Slade hanno fatto vedere un sacco di giochi con ambientazione spaziale, quindi... Bene. Almeno mi vedessi vedere il gioco anziché sta stronzata di trailer. Il nemico sembra super generico comunque. Sembra che sia un nemico. Il personaggio con tanti capelli sembrava molto generico. One Piece Odyssey. ここはあなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。
Se infatti la prima parte bomba... This August, Sì. Soul Hackers 2 from Atlas launches. Di solito è and così, we've c'è got l'inizio your first interessante e listen la fine featureless interessante, il voice mezzo cast è with this quick rottura di new look. palle, di solito è così. Poi c'è anche la pubblicità in mezzo, quindi... Se non sbaglio dovrebbe essere... Il gioco di One Piece dovrebbe essere una roba tipo... come si chiama? Non mi viene in mente. È un JRPG comunque. Non mi viene il nome. You get one more chance to make things right. Veramente il mio momento andare... prendi che io racconto io, ok. With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to Altra reward pubblicità, your va gaming bene. purchases at nerdwallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free games vault, featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th. Luce verde sulla schiena per indicare la salute degli emendamenti. New announcements and updates from PC titles. Sì, sembra tantissimo Dead Space. Infatti è fatto dallo stesso creatore. Era anche sul palco prima. Pubblicità del Game Pass, penso. You nuts? Samsung Gaming Hub? Cioè una TV praticamente con sopra il Game Pass. Cioè non si vede manco più la console in teoria. Giochi in cloud però. Stadia non l'ho provato. Secondo me esce solo per One, X, PS4 Pro. Deve uscire quella su quelle vecchie, d'accordo? Non puoi farlo uscire solo su One X e PS4 Pro. Non puoi. Non ha senso. Se esce su PS4 deve uscire anche su quella liscia. Del Day One. Non sto capendo cosa sta succedendo, però va bene. Credo di stare male. Mario Strikers, pubblicità. Sì, se anche per Gen non vedo altre alternative a meno che non venga downgradato di brutto. Secondo me sì. Kojima. Mario Strikers Battle League, only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? Ti piaceva il calcio? Sì, ma non mi interessa Mario Strikers. È principalmente un gioco multiplayer, io gioco da solo di solito. Cioè, quando compro FIFA o PES li compro per giocare la carriera. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Ciao Carlo. Eh sì, questo qui è il gioco sparatutto che va a mezzo sparatutto, mezzo rhythm game. Questo può essere carino. Non so se è già uscito. Tipo Quake. Però puoi sparare soltanto quando c'è il ritmo giusto. Puoi andare solo al ritmo di musica sparando.
È uscita la demo, ok. Più che altro qui ti pubblicizzano gli artisti che ci saranno. Se vi piace il metal, sicuramente potrebbe piacervi come gioco. That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences. Gioco di Supermassive Games, autori di Until Dawn per PS4, se lo conoscete. Esce un nuovo gioco domani? Si è capito domani? Family is the most important thing in the world. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to Sono gli stessi jump down the bottom sviluppatori, of the Supermassive well, Games, quelli di Until Dawn. hanging on the end of a rope. How can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just gonna fall right down to the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping. Mi fanno impazzire ciò che sono narrativi. Sì, al gusti. You have no idea what's going on. L'ambientazione però sembra carina. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Bruttissime animazioni facciali, devo dire. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. Pure le battute sembrano proprio. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. The Quarry. Teen horror, sì. Them's the rules, you noob. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Questo me lo ricordo. L'ho mostrato al Game Awards, se non sbaglio. Era un survival, tipo Rust. Card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in this procedural realms. Here is your exclusive new look. Per un evento che dura 2 ore, è normalissimo ci siano punti morti. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you Diventa un film con le scelte, sì. I'd say that Quello di staying prima. fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Chi è? Once you have Succede. realm cards, you Bit, can chi l'ha dati? activate Non vedo. the portal. Beware them. Mr. Alder, grazie per i 100 bit. Foul things lurk in the Grazie, Mr. Alder. void, waiting to get in. Me non mi hai svegliato, grazie. Non so, me non mi hai svegliato. Non so cosa, non so. Non è sei tu che ci svegli, dai. Harry Porker.
shadows have offended. Think but this, Che cazzo è? and all is mended. Va bene. The Saints are Sì, può marching in piacere, a on me non dice August nulla, vero? 23rd with the reboot of Saints Un Row po' that was Blasphemous revealed quella last year cosa. at Gamescom. And today, Sì, we're happy to non lo announce so. the launch of the Non ho giocato Boss Blasphemous. Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this. Demo one. di Check Saints it out. Row? Esce adesso? Demo? Guys. You gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? Me. Saints Row sempre, sì. Ah, ok. We are so good at this. Tempo per gioco fighissimo, purtroppo ha perso, sì. A me il 2 era piaciuto tantissimo. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. Si fa PG anime anche qui. Che cazzo? Fatto un po' troppo magro, sì. Sì, sembra molto personalizzabile, quello sì. Va bene. Quindi nella demo cosa fai? Crei il personaggio e basta? Scaricatevelo se vi interessa. Non ho ben capito come si fa nella demo. Next, we've got an Warhammer. exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40k Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up Fa against. dissing a Saints And Row? it's out on No, non ho capito cosa serve sta September 13th demo. for PC, Scusate. on Steam, and exclusively on console on Xbox. Ok. Manufacturer MHL 1736 is heading towards a Ho preso qualcosa? Scusate. thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array, and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! Ok. Mi sentite, giusto? Sì, sì, tutto bene. Mi ero andato di traverso la saliva. Set your data interrogators. If all goes well, we can unlock the system, prime the rods, and send them where they're needed. Credo con questa roba. Vabbè, no, sembra molto carino, però non mi interessa, sinceramente. Non penso di essere interessato. Non ho mai giocato un Warhammer. Brutto non è.
Dark Tide, giusto? Allora, c'è scritto anche prima. 13 settembre. Bloober Team is known for psychological horror games like Blair Witch and The Medium. Today, they are ready to Bloober reveal their Team. latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. Nuovo It's horror di Return Bloober to the Team. world of Layers of Fears. Get a Layers dose of this. Fear. Someone once said insanity runs in our family. Prima metà nel genere secondo... Ok. Cos'è un seguito di Layers of Fear? Sviluppato da Bloober Team, autori di The Medium. They say it's a tale of sadness and Horror Night, sì. of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. Stato un secondo ancora a fare un boccone e torno. Io ho mangiato prima, quindi. Anzi, ho iniziato pure dopo per mangiare prima. Horror of my loneliness, and it is mine to tell. Ok. Si è bloccato un attimo. Now I see it. All this misery, all this suffering. Mi si era bloccato un attimo. Non so se avete visto che si era bloccato o no. You really shouldn't. E mi devo ancora giocare il primo Layers of Fear. Sembra che ce n'è due di Layers of Fear. Ti eri bloccato anche tu? Ah, ok. Mi si era bloccato tutto quanto lo schermo in realtà. I was trapped in this house, bound by this body. Now I break free. 2023. Dai, che magari adesso c'è la roba interessante sul finale. This October, Gotham Knights arrives. Bene, Batman is già è dead. salito un po' It's il up to the livello. Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Gotham Knights. Pensavo fosse un jumpscare. Warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you dormire about one of addirittura. our beloved knights, Presto. Nightwing. Alle This showcase is the 21:39. first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. So I hope you enjoy the show and stay tuned. Con Gotham è l'unica. Ok. I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. No matter how hard we try, there's always more to do. And now, it's up to me. Got time for a dance, Nightwing? Spero solo che non perdano troppo tempo su sta roba. Sembra carino, assolutamente.
That was Gotham Knights, and now we welcome, oh, look who it is, Neil Druckmann from Naughty Dog, Neil Druckmann. co-president of Naughty Dog. Great to have you with us, Neil. It's been an eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold. Well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of 110 milioni support, di that kind of unità. success, we're Last so of Us 2. grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Stanno lavorando su molti progetti. Okay, very interesting. So, what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. Yes. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved. Multiplayer di Last of Us 2? They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown. And we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept. Quindi multiplayer standalone. But what I can tell you is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. San Francisco, it's got a brand new vedo. cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padani. È un ossimoro The Last of Us 2, The Last of Us multiplayer. Il multiplayer di The Last of Us, il primo, mi era piaciuto molto, nonostante non fosse sta gran cosa. Effettivamente mancava nel 2 il multiplayer. Solo concept art? Naughty Dog storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Ho followato multiplayer. Well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past year, Trailer? We've teamed up with Trailer della serie? and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming and una idea ci sta, come gioco standalone, boh. Getting back, when we're looking back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not Cioè only vedere is anche it quanto so good costa. and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. I just can't. I couldn't be proud of Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So the entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Domani è l'ultimo giorno di registrazione per la serie di Last of Us. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. Facci vedere un trailer, we dai. have an image from the episode I actually directed. Ooh, okay. So we could first look. Let's take. So you could see this is a certain Solo immagini. museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey and not only directing them but seeing them do all the other episodes. They've thrown Tanta roba se dirige qualche episodio della serie, sì. a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Pedro Pascal mi convince, lei no, sì, anche secondo me, faccio un po', non lo so. Super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next non so, year. magari as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. all I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are
Gonna join us We here? happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on up. Ok. Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Troy's back again. Hello. Di Alan. nuovo Good to Troy. see you. Good to see you. I'm a little confused though. I thought Oh, maybe bloccato. Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it, and we're such fans of like the talent and the helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show, and it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much It's stuff. Ok. so good. On the Gli internet, anche loro hanno recitato nel film. Filmed, and I think that's Cioè because nella it's a serie. complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've Except had for today. Except for today. Yeah. except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that, because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say, when I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and I can't wait to see it. I think it is going to be. Tu cosa pensi degli attori che interpretano Joel ed Ellie? I love the story. I love just being a part of I'm so excited about Non lo the so. fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to Nel gioco erano incredibili. bob and weave and Nella serie non lo so, non l'ho ancora vista, quindi game that they're playing, new characters. non mi esprimo ancora. Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people Remake the di The Last of Us? version of the first game that wasn't encumbered by any Come technology. aspetto, ti dicevo, Pedro, sì. Sì, lei è. We're able to do it on the PS5. Ma faccia un po', non lo so. PC, and instead of talking about it, let's look at it. All right, let's take a look at the Last of Us Part 1. Trailer di remake di The Last of Us. So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. 2 settembre? You know, I've never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. C'è anche il DLC. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. Bello però. Porca troia. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Part 1, ok. Per PC? Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. Esce anche per PC, non subito però. It's because you did these performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, actually, we came up with a process where you could take the original animation that we did for the faces
and kind of like retargeted on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went back and We're studied. seeing side by sides here just how much it has changed. That you went and you redid the models and rebuilt everything. Everything was rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. But the great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. Just the fidelity L'intelligenza artificiale dovrebbe essere migliorata, speriamo, perché non era un granché. we wanted to give, knowing because of the show, because A me giochi che hanno più bisogno di remake, però giocando... we wanted them to have the definitive version Sì. of The Last of Us. Last of Us non aveva tanto bisogno di un remake, però... I Ci sta. actually played it again just to refresh my memory before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing never part played 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back because it was you guys did such an amazing job on that original game, and It's really, when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole, like, all the new animation system, the new AI Sono system, animazioni, intelligenza artificiale, va bene. Non è solo un remake grafico. Again, to give that definitive version. Just to give Dovrebbe a quick anche migliorare shout dal punto di vista del this gameplay, project is headed speriamo. up by Matthew Gallant and Shauna Sky. And you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd on PS5. All right. And shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Sai Summer cosa, Game Fest. sai cosa più che altro? È vero, il gameplay del 2 è fatto bene, troppi tagli realistici, tanta roba, sì. Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks. Meno male che Thanks, Jeff. Awesome. non è neanche troppo lontano. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Momento un Dead po' with IM8 finale un po' anticlimatico, devo dire. Poteva stare qualcosa. at the Planet Atlanta. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Games Showcase streaming, along with the Epic Games Store Showcase. And then finally, Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Niente male, però neanche nulla di eccezionale per un evento di 2 ore. As for me, I'll see you again in August when we are Rispetto back a quanto hanno fatto di live COD, in sì. Cologne, Germany for Gamescom Opening Night Live on August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person event to bring the gaming community together. Thanks for being a part of Summer Game Fest. And remember, there are more events and announcements to come. We'll see you soon. Va bene. Aspettiamo a vedere se c'è qualcos'altro, non penso però. Ah, ma c'è l'evento dopo. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy Tanta roba però questo che... Day of the Devs. What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs. Lasciamolo pure però senza audio. Tanta roba questo remake, vado a prenderlo sicuramente. Sì, preordinarlo non penso che lo preordinerò. Però davvero bello, cazzo. Frattempo vi chiudo questo. Un attimo. Ok. Acquisizione leva. Ok. Voi che ne pensate? Intanto Kojima niente, quindi chiudo la scommessa. Chiudo subito la scommessa. Niente Kojima, purtroppo. Ci speravo però. Tra l'altro vince sempre le crew. Sempre le crew vince, ok.
Panciabello aveva messo 2500 sul sì. Ok. Ha vinto il no. È l'unico che ha messo no è il crew. Ok. Sì, completa. Niente Kojima. Però abbiamo avuto un bel trailer di The Last of Us parte 2. Almeno quello. Cioè parte 1. Me lo riguarderei sinceramente. Lo rimettiamo. Cerco su YouTube. Ok. Vai, sì, lo rimetto. Vediamo se lo trovo subito. The Last of Us parte 1. C'è un trailer che non sia... Ci sono già i video mashup delle... Ma che cazzo? Delle reaction, 25 minuti. Ma come cazzo è possibile che ci siano già? Ma è uscito un secondo fa. I video comparison. Va bene. Trailer non l'ha ancora messo PlayStation sul canale. Magari nei prossimi giorni fanno una comparison delle immagini dell'uno con la remake. No, ci sono già. Non so come cazzo è possibile. Vabbè, mettiamo questo qua, che non è... Ok. Adesso lo metto a schermo, neanche il tempo di dirlo, porca troia. Allora, acquisizione, ok. Vai. Tino il volume. Ok. E l'HD, non mi sembra tanto in HD. Va bene. So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that Molto girl. bello però, eh. It's got everything to do with that little girl. You know, I've never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot. Oltre ovviamente il personaggio del 2, sì. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Poi sono contento che è solo PS5, non è neanche su PS4. Meno male che è una roba solo... Evidente mi devi pagare. Non è una roba solo... Vivident, sei ancora sul mio schermo, levati. Non è una roba solo, come dire... non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Comunque... no, sì, non è cross-gen, meno male. Comunque, non c'è molto altro da dire. Non è che ci abbiano presentato così tanta roba interessante, devo dire. Infatti, questa cosa di portarlo sulle vecchie gen sta letteralmente cassando molti giochi. Vedi Nuovo Horizon. Nuovo Horizon purtroppo non l'ho giocato. Nuovo Horizon. Sinceramente roba interessante, a parte qualche immagine di... come si chiama? Callisto Protocol, a parte quello non è che abbiamo visto molta roba. God Simulator 3, che altro c'era? C'era quel giochino interessante indie. Aspetta, vediamo se lo ritrovo, magari metto anche il trailer di quello. Non mi ricordo come si chiama, Water qualcosa. Aspetta che lo cerco, Ottimizzato male per PS5. Ah, ok. Non lo so, non l'ho provato, poi quando lo provo vi faccio sapere. Cosa volevo fare? Il trailer di quel gioco non mi ricordo come si chiama, però. Scriviamo semplicemente Summer
Game Fest. High Water, eccolo qua. Thank you so much for having us here. Really grateful. Awesome. All right. Here with you. Ok. Allora metto schermo. Questo mi interessa, sembrava interessante, devo mettere. Eccomi tornato, cosa mi sono perso? Hanno subito dopo Gotham hanno fatto l'ultimo annuncio che era il remake del primo The Last of Us. Ti sei perso praticamente la roba molto più interessante dell'evento, e quello era il remake del primo The Last of Us. No, sì, riguardiamo il trailer di High Water che sembrava interessante. Fanno apposta. E hanno detto anche che uscirà una versione standalone del multiplayer di The Last of Us 2, un gioco standalone. E hanno fatto vedere qualche immagine dalla serie di The Last of Us. E hanno detto che anche gli attori di Joel ed Ellie originali saranno nella serie, ma ovviamente che non interpreteranno Joel ed Ellie. High Water. Check this one out. Questo sembrava interessante, però. Devo vederlo. Good morning, High Water dwellers. High Water Pirate Radio, keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. The world ended on a sunny day. Boys and girls surfing in the bay. Fanculo. Tutto bene, Alder? The coming dark. The wave was coming, but the sky was clear. I let it wash over me. Swept away, swept away, swept away without fear. Tutto bene, grazie. Ma l'hai visto l'annuncio di The Last of Us? Sì. Non ti ho visto in chat, magari è andato via. Swept away, swept away without fear. Questo gli diceva Among Us. Sembra il tizio di Among Us, per quello l'ho detto. World ended on a sunny day. Boys and girls surfing in the bay. Children clamor. In effetti è un po' sus. No one suspected. Dovrebbe uscire entro fine anno. Questo sembra interessante, devo ammettere. Me lo devo segnare. Ok. Leviamolo da così non lo vedete più. Devo prendermi assolutamente un secondo schermo, vedrà molto utile e faccio queste cose qua molto più velocemente. Ho sentito adesso da voi e ti metto il trailer. Lo rimetto il trailer allora, ma lo rimettiamo il trailer, dai. Sempre bello vederlo. Modifica. Pam. Prima un remake per PS5, solo per PS5. Mi scuso con la classe, ma non c'è problema, ma fa piacere rivederlo. Remake solo per PS5, uscirà anche su PC prima o poi, però ho detto. So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Davvero bellissimo, cazzo. C'è il 2 settembre comunque. You know, I've never been this close. Is the outside? So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Tra l'altro si chiama The Last of Us parte 1, giustamente. Solo su PS5 e uscirà su PC. Ho appena visto che c'è un video di Dadobax in cui si lamenta di questo trailer e dice di non essere contento.
Come puoi non essere contento per la bomba di trailer? Dipende cosa dice, non lo so cosa dice nel video. Magari si aspettava qualcos'altro, non so cosa si poteva aspettare, non lo so. Però meno male che esce una roba solo PS5, più che altro quello, porca troia, finalmente, che non esce roba cross-gen. Kojima niente, ho già messo la scommessa, l'ho già pagata in teoria. Le crew dovrebbero aver vinto tipo un po' di soldini. Che era l'unico che ha messo no Kojima, tra l'altro. Niente, comunque esce anche su PC, non si sa quando, però esce anche su PC. PlayStation, cioè Sony, si sta aprendo sempre di più il mercato PC comunque. I miei soldi, sono ricco. Quando c'è da vincere i soldi non ci sono mai, ok. Certo che se ci fosse una lista di giochi su cui fare il remake della sua base farebbe proprio molto dopo rispetto agli altri. Sì, sì, sì. Sì, vero, c'è molta altra roba che secondo me avrebbe bisogno di un remake più del primo della sua base, che è ancora godibilissimo oggi. Penso che lo sappia anche tu, Slade, che l'hai giocato di recente. Però non ci vedo nessun problema per un remake di The Last of Us. Mi sembra stupido lamentarsi, sinceramente. Mi sembra inutile. Se il problema è quello, che c'è altra roba di cui fare remake, mica deve fare Naughty Dog il remake di, che cazzo ne so, di Metal Gear Solid. Quindi non vedo molto senso, non penso che abbia molto senso lamentarsi. Va bene, a parte questo non è che abbiano fatto vedere tantissima roba interessante, a parte quella High Water che vi ho fatto rivedere poco fa. Per me possiamo anche chiudere, a meno che voi non abbiate altre... No, facciamo una cosa. Prima di chiudere facciamo un sondaggio, vedere voi cosa ne pensate. Facciamo un sondaggino, tipo l'altro dello State of Play. Ok. Allora, voto. 6 meno, 6 o meno. 7, 6, no, 8 rincoglionito, 9 e 10. Vai. Vi do 3 minuti per votare. Credimi, in questo evento l'ultima cosa di cui lamentarsi della assolutamente. È probabilmente l'unica cosa interessante. Probabilmente. Il voto, boh, mi sono perso quasi tutto. Non è stato molto interessante come evento, a parte quello, non è che abbiano dato così tanti annunci interessanti. Mi aspettavo di più, però che ci devono fare? Io personalmente anche io gli darei un 7. Però ripensandoci, aumenterei God Simulator 3. Ripensandoci, avrei aumentato il voto che ho dato allo State of Play. Un 8 se lo meritava, anche se c'era roba che non mi interessava, però c'era bella roba. Che poi molta roba dello State of Play era presente ancora qui, quindi rivederla di nuovo. Tanti bei giochi horror annunciati della sta base, sì. Hanno fatto vedere Guile di Street Fighter all'inizio. Davvero davvero l'erba domenica. Lì veramente potremmo vedere roba veramente interessante, forse. Nel frattempo vi metto il sondaggio a schermo, così se riesco, Vediamo se riesco a mettere il sondaggio a schermo, così lo vedete anche voi. Fammi chiudere tutto, chiudi tutto, cambia il coso, prendi Twitch, ok, salva, vai. Ok, adesso apri, vediamo se si vede. Vediamo se si vede. Sì, si vede. Visualizza i risultati. Eccolo qua. Sta vincendo il 7. Sta vincendo il 7. Vediamo, qui c'è anche l'altra roba aperta ancora. Chiudiamola, non serve a niente. 7 ci sta. 7 ci sta. Penso anch'io che sia giusto il 7. Va bene, io nel frattempo preparo il raid, visto che ci siamo, volendo possiamo fare così. Andiamo su raid. Voi lo vedete ancora, sì? Vedete soltanto il mio mouse che si muove, ok, non c'è problema, allora va benissimo così. A sto punto io farei un raid
a qualcuno che non lo facciamo, che non l'ho fatto l'ultima volta. Vediamo, un attimo. Dashboard autore. Non ci fosse stato Ghost Simulator sarebbe stato 8, addirittura. Comunque, grazie ancora Alde per i beat, li sto rivedendo. Coca-Cola, Netflix, cos'altro? Ride. C'è... Ha vinto il 7 comunque, intanto. Vedo che ha vinto il 7. A voi si è bloccato lo schermo, ok. Bisogna aumentare la nostra serie di conoscenze, è stato un piacere, sì. Magari vi lascio da qualcuno che magari ne capisce più di me, di quello che abbiamo visto, tipo, boh, la butto lì. Round to Twitch. Sicuramente loro ne sapranno più di me di quello che ho visto. Kojima non c'era alla fine, quindi fate un messo di... avvio il raid intanto. Grazie mille per essere rimasti fino a qui. Ready Squawk, grazie per essere passato. Raid a Kojima non fa live Kojima, non che io sappia. Noi ci vediamo domani se tutto va bene con il video e domenica con l'evento di Xbox. Quindi io vi aspetto domenica. Faceva Isaac oggi così, ma che cazzo state dicendo? Comunque, grazie per essere rimasti. Noi ci vediamo domani con il video e domenica con l'evento Xbox. Ciao a tutti.